Natale 1852. Un emiro arriva in Sicilia. L'Etna, l'Alcantara e Taormina sono le 3 tappe del suo viaggio, che è anche spirituale, mirato a ripercorrere i luoghi che conservano ancora memoria e tracce della dominazione araba in Sicilia. Il visitatore è l'emiro algerino Abd el-Kader, uno degli uomini più famosi della sua epoca, capo religioso e militare, poeta e filosofo, personaggio acclamato dalla folla, importante tra gli islamici ed ammirato anche in Occidente, ma sconfitto dai suoi nemici, i francesi, che riescono a colonizzare l'Algeria e catturano l'emiro. Perciò Abd el-Kader è costretto a vivere per ben 14 anni in una prigionia dorata in Francia. Nel dicembre 1852 gli giunge finalmente l'ordine di scarcerazione. Ha 45 anni, imbarcato sulla fregata a vapore Labrador, può raggiungere il Medio Oriente in compagnia di un numeroso gruppo di seguaci e discepoli. Prima però di raggiungere la sua destinazione, Abd el-Kader vuol visitare brevemente la Sicilia ed in particolare i luoghi che più gli ricordano la presenza dei Mori sull'isola. Sbarca a Messina e inizia un percorso spirituale e religioso, oltre che un viaggio alla ricerca di testimonianze storico-artistiche, che culmina con un suo diario ricco di suggestioni. Visita l'Etna in eruzione, con la lava che minacciava i centri abitati di Zafferana e Milo. In sublime contemplazione, nella notte stellata, ammira il vulcano con la cima imbiancata di neve. La visione rievoca nella sua mente la struggente lirica O campagne di Sicilia, scritta da un poeta arabo poco prima di abbandonare la Sicilia conquistata dai Normanni. Oh, Campania, la Sicilia, la nostra memoria forma la mia desolazione. Se le lacrime non fossero sì amare, crederei che i miei pianti sarebbero i fiumi di quest'isola fortunata. Colui solo che verrebbe dal paradiso potrebbe raccontare le meraviglie della Sicilia.